Formatosi nella filosofia rosacrociana, Rudolf Steiner insegnava che gli esseri umani possiedono diversi corpi: corpo fisico, il corpo eterico, che anima il corpo fisico, l'io o ego e il corpo astrale. Secondo Steiner, 3 mondi dimensionali che coesistono: quello fisico, quello astrale e quello spirituale. Sosteneva che quando ci si addormenta il corpo astrale si separa da quello fisico e si sposta nel mondo astrale, un regno di sua appartenenza, e che la morte rappresenta la completa realizzazione di questa separazione, seguita da una riflessione retrospettiva e dall'ascensione. Insegnava inoltre che una persona esperta in stati extracorporei poteva accedere al regno astrale a piacimento. Nella tradizione buddista tibetana esistono 6 diverse dimensioni dell'esistenza chiamate bardo, e poiché il bardo della morte e il bardo dei sogni sono funzionalmente identici, lo yoga onirico è considerato la prova generale per la morte. Se riuscite a mantenere la lucidità nel caos dei vostri sogni, avrete maggiore chiarezza durante le caotiche transizioni della morte. Se riuscite a padroneggiare il risveglio nel bardo ogni notte, quello che in Occidente viene chiamato regno astrale, in modo da non essere più un personaggio dei vostri sogni ma completamente svegli, allora quando morirete sarete in grado di risvegliarvi nel bardo ed evitare di essere inconsciamente trascinati in un'altra rinascita. Nata con il nome di Violet Firth, Dion Fortune era un occultista praticante e si definiva una combattente psichica. Si formò nelle tradizioni ermetiche della Golden Dawn e in seguito fondò il suo ordine, la Società della Luce Interiore. L'idea centrale che sosteneva veniva spesso riassunta con la frase «come sopra così sotto». La realtà è organizzata in una gerarchia di piani e la causalità scorre verso il basso, non verso l'alto. Idee, intenzioni e forze archetipiche prendono forma prima sui piani più sottili, con il piano astrale immediatamente precedente a quello fisico. Pertanto ciò che vediamo nel mondo fisico è una cristallizzazione di processi provenienti dai regni superiori. Quando si modifica qualcosa nel mondo astrale, questo si manifesta nel mondo fisico. Nel suo libro del 1930, Autodifesa psichica, descrive il suo servizio alle forze del bene in una lotta senza fine nel regno astrale contro occultisti ostili che usavano la loro volontà nel mondo dei sogni per manipolare la realtà fisica. Scrisse che il regno astrale è uno spazio conteso in cui si può agire e che le proprie azioni hanno un effetto diretto sul piano fisico inferiore. Nella magia cerimoniale della Golden Dawn, il presupposto è che le forme pensiero costruite nel piano astrale provochino cambiamenti corrispondenti sul piano fisico. Secondo le credenze teosofiche, il pensiero focalizzato e ripetuto può costruire strutture astrali stabili che possono poi influenzare gli eventi e/o le menti altrui. E un chiaroveggente esperto può vedere questi oggetti astrali creati dall'uomo nel regno fisico. Nella Kabbalah la causalità è rappresentata attraverso l'albero della vita, che discende da Keter, il livello più alto, fino a Malkut, il regno fisico della terra. Mente e immaginazione operano su un piano causalmente a monte della materia e la concentrazione immaginativa disciplinata o la messa in atto di rituali è il modo per intervenire sugli eventi fisici prima che si verifichino. Il movimento del nuovo pensiero della metà del XIX secolo ha ripreso tutta questa conoscenza, eliminando l'aspetto cerimoniale ma mantenendo l'affermazione causale secondo cui i pensieri diventano realtà. Neville Goddard insegnò che il mondo interiore o il regno immaginativo precede causalmente la realtà fisica. In questo modo creò una versione sia secolarizzata che cristianizzata del principio come sopra così sotto. L'affermazione durante il sonno, la scrittura ipnagogica è uno dei principi più potenti emersi dal movimento del nuovo pensiero. Il sonno e la soglia ipnagogica sono considerati punti di accesso privilegiati al piano a monte, che sia chiamato subconscio, immaginazione, piano astrale o bardo. Si tratta di un piano in cui la mente cosciente che potrebbe opporre resistenza o nutrire dubbi è meno attiva. Lo stato in cui si trova immediatamente prima di addormentarsi è considerato uno di questi punti di accesso, così come lo spazio onirico. Report Greg Reese, traduzione voce Dino Tinelli.